Ciao, quando parliamo di studio ci scontriamo inevitabilmente con i limiti di questo supporto, ovvero dei libri. Non parlo del libro nello specifico, che è anche un bel libro, ma ci scontriamo inevitabilmente col fatto che questo è un supporto lineare, ovvero io non riesco a sapere, una volta che ho letto 20 pagine, non riesco a prefigurarmi quello che ci sarà poi alla fine. Siccome il nostro cervello lavora per immagini, sarebbe bello a un certo punto del nostro livello di studio riuscire a visualizzare l'intero contenuto di questo libro in una unica immagine. Questo tipo di approcci allo studio sono indagati da anni e oggi ti mostro come puoi sintetizzare in una unica pagina il contenuto di un intero libro tramite una mappa mentale. Immaginiamo di avere più libri che trattano aspetti diversi dello stesso argomento. Se noi ci facciamo una mappa mentale per ogni libro, riusciamo veramente ad avere un frame di riferimento per ogni libro che ci permette poi di fare un merge delle diverse informazioni, andando a creare quello che è il nostro personale materiale didattico e che sfrutterà al massimo quella che è la nostra memoria visiva. Quindi si creeranno davvero questi strati all'interno del nostro cervello da cui semplicemente riusciremo a fare tutti i collegamenti e riusciremo poi a risalire alle informazioni. Avere un'immagine della nostra mente di quello che è un intero corso o un intero libro, o comunque avere tutte le informazioni interconnesse tra di loro, quindi veramente vederle nella nostra mente è essenziale per riuscire a collegare i concetti, fare dei collegamenti e riuscire veramente a discutere anche con il professore nel momento in cui andremo a fare un esame orale oppure anche un scritto a risposte aperte. Se per esempio sto scrivendo la mia tesi di laurea, uno strumento come questo è essenziale. Potrei veramente consultare in tempo zero tantissimi libri diversi e andare a costruire quello che è la mia mappa mentale per la mia tesi, con l'introduzione, con lo scopo, con i risultati, con la discussione dei risultati e infine con le conclusioni e con la bibliografia. Se riuscirete a creare una cosa del genere, veramente riuscirete a fare una tesi nel modo migliore nel minor tempo possibile. Ho intenzione anche di fare un video dove vi mostro passo dopo passo quelle che sono le domande che bisogna farsi per scrivere una tesi al meglio e magari proveremo a strutturarla proprio con questi strumenti. Di conseguenza iscriviti al canale per non perderti i prossimi video come questo, dove ti mostrerò come studiare nel modo più veloce e intelligente. Quindi ci rechiamo su ChatGPT, ci assicuriamo di aver attivato i plugin e di aver attivato questo AI Diagrams come plugin. Successivamente prendiamo le informazioni da un libro che per esempio ho in formato PDF in questo caso, che giusto per esempio parla di plastiche sostenibili. Prenderemo le sezioni del testo e andremo semplicemente a chiedergli con un solo clic di farci un diagramma. Per fare il diagramma a primo livello, il diagramma generale, ho preso semplicemente l'indice del libro e adesso glielo incollo. Quindi gli dico di fare un diagramma con queste informazioni e gli incollo le informazioni prese proprio così, semplicemente un copia e incolla dal testo. Ci sta pensando? Ok, ha fatto il diagramma. Ecco il diagramma sulla base delle nostre richieste. Si parte con l'introduzione alla sostenibilità, la definizione, gli aspetti economici, sociali e sull'ambiente, i principi della green chemistry, definition of green chemistry, eccetera eccetera, molto interessante, i problemi ambientali, il riscaldamento globale, eccetera eccetera, e il life cycle information. E da qui, semplicemente senza aver letto una parola, possiamo andare a avere una visione d'insieme di tutto quello che è il libro, di tutti i suoi argomenti, di tutti i suoi sottoargomenti, semplicemente con un solo clic. Se volessimo poi andare a integrare con altre informazioni, possiamo andarle a prendere anche direttamente dal libro e far sì che queste vengano processate da ChatGPT e che vengano integrate direttamente all'interno del nostro diagramma o della nostra mappa mentale. Andando a integrare le informazioni che troviamo direttamente su questo libro, avremo il 100% della certezza di non incorrere in quei problemi di allucinazione che a volte ChatGPT ha, oppure avere quei problemi di fonti non attendibili che abbiamo visto anche in questo video che ti linko qui. Nulla ci vieta di integrare in un'unica mappa mentale anche informazioni derivanti per esempio da altri libri, oppure da ChatGPT stesso, o dal web, o da PDF, o da PowerPoint che abbiamo, le dispense, tutto quello che abbiamo, possiamo integrarlo in una unica pagina. Ma in questo caso andiamo a prendere direttamente le informazioni che ci vengono date dal libro e gli chiediamo di integrarle nella mappa mentale. Quindi gli do questo prompt e gli chiedo di integrare i principi della green chemistry nella nostra mappa mentale. Vediamo che cosa ci restituisce. Questo è l'output e come vediamo, a differenza di prima, la branca della green chemistry possiede anche tutte le sue sottocategorie che sono i principi della chimica verde. Vi faccio notare, cosa molto interessante, che questo plugin in realtà si integra a un sito esterno che vi permette di fare sempre con l'intelligenza artificiale alcune mappe mentali e diagrammi. Quindi cliccando su Edit potremo essere reindirizzati direttamente al sito esterno. Su questo sito esterno abbiamo la nostra mappa nella sua integrità e possiamo andare anche a editarla manualmente da qui se non volessimo ricorrere a dei prompt su ChatGPT. Il vantaggio di utilizzare direttamente Whimsical, che è il sito da cui
deriva il plugin di ChatGPT sta nel fatto che questo, a differenza dei plugin di ChatGPT che sono compresi solo nella versione di ChatGPT 4, questo sito è gratuito. Se vi iscrivete direttamente da lì potete fare il login anche col vostro Google account, semplicemente cliccate da questa Generative AI, fate mind map e qui incollate tutto quello che volete e vi fate fare la mappa. Ho provato a fare entrambe le cose, quindi passando dal plugin di ChatGPT e invece facendo la mappa direttamente da Whimsical, e devo dire che forse in ChatGPT c'è qualcosina di differente e soprattutto da lui possiamo direttamente chiedergli la modifica con un prompt, ma devo dire che le cose erano abbastanza equiparabili, quindi se non volete fare la versione a pagamento di ChatGPT potete direttamente andare su questo sito e utilizzare Generative AI per creare la mappa che volete voi in tempo zero veramente. Come vediamo la mappa è veramente fatta bene, è già stata integrata delle modifiche che abbiamo chiesto su ChatGPT, utilizza i colori, altra cosa essenziale che vi permette di avere veramente, sfruttare al massimo la vostra memoria visiva. Ricordiamoci che abbiamo il quadro di insieme di tutto il contenuto di quel libro semplicemente da questa pagina e riusciamo veramente a creare dei layer di stratificazione di informazioni. Per esempio, se ci domandassimo qual è il ruolo del polilattico, dell'acido polilattico, sapremmo che fa parte dei polimeri bio-based, così come per il policaprolattone per esempio è un derivato dal petrolio, ok? Quindi senza neanche aver letto il libro, un libro che poteva essere di centinaia di pagine, ora sappiamo se all'interno di quel libro ci sono le informazioni che cerchiamo e soprattutto con una rapidissima occhiata riusciamo a comprendere la struttura di quel libro e andare a prendere semplicemente le informazioni che ci servono. Ma prima di andarcene voglio fare un'altra prova con ChatGPT. Non ho ancora provato, ma siccome in questo video stiamo parlando di ricordare per immagini, mi viene l'idea di cercare di chiedere a ChatGPT di creare un'immagine che contenga tutti gli argomenti del diagramma che abbiamo appena fatto. Vediamo. Ok, questa è l'immagine che ci ha restituito, vediamo che cosa c'è. Vabbè, è un po' stereotipata, diciamo che poteva venire fuori un risultato migliore, ma se riuscite a collegare a qualche parte di questa immagine un argomento specifico e avete questo tipo di memoria, allora potrebbe essere anche questo di aiuto. Strumenti come questo, mappe mentali o immagini che esse siano fatte con ChatGPT o col sito che abbiamo visto, sono essenziali per riuscire a creare nella vostra mente quel riferimento che sta direttamente per libri specifici oppure per interi corsi di studi. Di conseguenza fammi sapere nei commenti se questo video ti è stato di aiuto, se già utilizzi ChatGPT per queste cose, metti un bel like, iscriviti al canale e rimani connesso per i prossimi video. Ciao!